L'avventura della Sistina è allora per Michelangelo l'avventura di una vita, non tanto e soltanto perché lo vede prima giovane artista che giunge a Roma e lavora per un grande mecenate come Giulio II per realizzare la volta, e poi lo trova come artista pienamente maturo che realizza il giudizio universale, ma è l'avventura di una vita per il fatto che mette tutto insieme, il bagaglio della sua arte e della sua conoscenza, e lo mette insieme creando la tesi e l'antitesi. Guardate un po', tanto quanto la Sistina è concepita da un punto di vista tematico come una domanda e risposta, no? L'abbiamo visto nei temi delle vite di Mosè e di Cristo, e poi sopra nelle scene della Genesi e delle generazioni di Cristo, nel rapporto con l'Immacolata Concezione, con tutto il resto. Succede anche così nella vita di Michelangelo, perché è una tesi e un'antitesi. La tesi è quella della volta, ovvero di un rinascimento che riesce a spiegare il momento di perfezione, e di antitesi, ovvero del giudizio universale, nel quale Michelangelo si trova davanti alla crisi, non solo del Rinascimento, ma alla crisi di un'epoca. Si trova davanti, cioè, a un mondo che non è andato come pensavano dovesse andare. E quindi quello che si viene creando nella Sistina è un sistema aperto, perché sono due opportunità, due modi di esprimere da un lato la stessa fede, ma dall'altro di esprimere la stessa fede anche nell'arte, ma secondo un criterio e secondo un modo per giungere a qualche cosa che è davvero differente. Ci troviamo davanti a un artista che non ha paura a mettere in discussione le sue idee giovanili. È un artista che si trova a dover davvero scendere a patti con se stesso e domandarsi che cosa il suo progresso nell'arte lo abbia in qualche modo portato al di là di quello che lui si sarebbe immaginato. L'avventura della Sistina per Michelangelo è il punto di passaggio per tutte quelle che sono le sue stagioni. Dalla stagione iniziale giovanile, potremmo dire di perfezione formale, che era stata segnata chiaramente dalla Pietà per San Pietro, o dai tondi fiorentini, arriva alla prima maturità, si scontra e si incontra con questa prima maturità che diventa subito dialettica, perché con le scoperte dei marmi classici diventa in presa diretta qualche cosa di nuovo e qualche cosa di differente proprio nel cantiere. Diventa punto di riflessione per sé e per gli altri artisti, al punto da creare la domanda di un'arte che sia secondo il criterio classico, ma che non sia imitazione, ma che sia riscrittura, e arriva poi in fondo ad essere un'arte che di questa riscrittura può farne anche a meno. Il giudizio universale, in fondo, è la riscrittura di tutto il discorso sull'arte classica, facendo a meno dell'arte classica. Perché? Provate a pensare. L'artista che più di tutti ha fortuna nel secondo Rinascimento, ma anche in quel periodo che è il periodo di passaggio tra il dopo Concilio di Trento fino all'esplosione del Barocco e oltre, è Raffaello.
e non Michelangelo. Perché in Raffaello il criterio classico continua a persistere. Anche quando Raffaello acquisisce elementi manieristici, anche quando li acquisisce, Raffaello mantiene una compostezza classica che lo può far riprodurre, ma non riprodurre nel senso di copiare, ma può far riprodurre quegli elementi di grazia, perché in Raffaello quel che conta, quello che colpisce è la grazia, quegli elementi di grazia che sono rintracciabili nel concetto di classicità, nel concetto di classico, nel concetto di perfezione classica, continuano ad essere elementi importanti, anzi portanti, al punto che Raffaello può essere ripreso, può essere considerato il nume tutelare, può essere portato avanti fino a non avere mai un momento di caduta. Michelangelo non è copiabile. Michelangelo ha una forza tale che la sua arte non può essere considerata rinascimentale da un certo punto di vista, da un certo momento in poi, ma può semplicemente essere considerata propria. E questo fatto di essere considerata propria, quindi di essere considerata personalissima, una personalissima ripresa, una personalissima rilettura di tutto quello che è il bagaglio classico, ma in senso interiore, in senso profondamente singolare, al punto che Michelangelo continua ad essere sotto traccia, continua ad essere un artista amato, ammirato, stimato, ma poco copiato, perché quello che può essere ricompreso di lui sono alcuni elementi accessori. Quando si parla di michelangelismo si parla sempre di monumentalità, si parla sempre di forza nell'espressione muscolare, forza nell'espressione delle tensioni, forza psicologica, tutte queste cose. Però poi tutti questi elementi vengono declinati dagli artisti in maniera completamente differente. Cioè, voglio dire, se voi potete trovare elementi raffaelleschi, ma proprio fisicamente raffaelleschi, elementi che richiamano direttamente Raffaello nelle forme, negli occhi, nell'ovale del volto, nelle pettinature, tutto il resto, in tantissimi artisti. Voi Michelangelo lo trovate invece nel sostrato, lo trovate sotto, lo trovate proprio in tutte quelle tensioni che servono ad animare la figura. Ed animando la figura servono a fare in maniera che questa figura risulti viva. Vedete che aveva ragione Vasari, la figura viva. Ecco perché per Vasari Michelangelo è il campione. Perché al di là del classico o del non classico, del manierista o del non manierista, è capace di dare vivacità alle figure, di renderle cioè vive. Non solo di dar loro il moto e il fiato, non solo di dare loro la grazia, ma di fare in maniera che queste figure abbiano una capacità di parlare che supera i tempi e che supera i modi di espressione. Quindi l'avventura della Sistina è il cuore pieno e completo dell'esperienza di Michelangelo. A tutti gli effetti le sue opere al di fuori della Sistina sono quasi un corollario a questo che è a tutti gli effetti il suo capolavoro, e fa in maniera che noi ci troviamo davanti a questa meraviglia proprio e soprattutto perché Michelangelo ci ha voluto consegnare non soltanto una grande opera pittorica, ma soprattutto la grande opera di un uomo.